Dopo un anno dal suo arrivo e averlo provato in qualsiasi stagione e in qualsiasi luogo possibile, andremo a vedere in questo video come si è comportato questo iPhone 13 Pro e se vale davvero la pena risparmiare qualche soldino con uno smartphone ricondizionato oppure puntare più su uno smartphone nuovo. Per chi non mi seguisse, questo smartphone mi è stato spedito dall'azienda italiana Axor, una piccola azienda che sta crescendo col passare del tempo e sì, è una collaborazione, ma non mi è stato posto nessun limite. Quindi io senza nessun problema posso dire se questo smartphone ha difetti oppure no. La stessa Axor mi ha chiesto di fargli sapere se il prodotto va sempre bene o ha dei problemi di funzionamento, perché comunque serve anche a loro sapere se il prodotto funziona sempre come si deve. Sappiamo tutte le prestazioni di cui dispone questo iPhone 13 Pro, vero? Facciamo un piccolo ripasso volante? Dispone di un processore A15 Bionic, display OLED da 6.1 pollici in diagonale, refresh rate adattivo fino ai 120 Hz, tripla fotocamera da 12 megapixel principale, teleobiettivo 3x e ultra grandangolo, video fino ai 4K a 60 fps anche in ProRes. Fatto questo piccolissimo riassunto sulle sue specifiche tecniche, come si è comportato questo iPhone 13 Pro dopo un anno di utilizzo? Che dire se non molto bene. Me lo sono sempre portato dietro con me per tutto l'anno e infatti giravo praticamente ogni giorno con due smartphone, lui e lo smartphone che in quel momento andavo a testare. Non aveva senso, se no, fare una recensione di un anno. Se lui lo prendevo, lo utilizzavo giusto quando andavo a fare quella settimana di utilizzo per poi farci il video e poi lo lasciavo magari 2 mesi intero nel cassetto spento. La batteria non andava a deteriorarsi come dovrebbe e non avrebbe avuto senso portarvi questo video di un anno di utilizzo, e quindi l'ho portato sempre con me, magari per scriverci dei lavori o anche solo per fotografare o registrare. Lato prestazione è rimasto sempre fluidissimo come si deve e ogni tanto tirava fuori qualche bug mica male, ma è un problema che ho riscontrato anche in altri iPhone che sono andato a testare. Sono bug che qualsiasi smartphone ogni tanto tira fuori, o applicazioni o nella galleria succedono, ma in sé non si è mai andato per esempio a bloccare quando lo andavo ad utilizzare. Lui l'ho testato anche per diversi mesi con la beta iOS 18 per vedere un po' come girava e se la sosteneva questo processore, e ha girato molto bene, togliendo, come detto prima, i bug che avvenivano anche perché comunque era una beta. Ora dispone dell'iOS 18.4 stabile e gira come si deve. Lui viene aggiornato davvero una volta al mese tranquillamente, rimane al passo con tutti gli smartphone più moderni senza nessun problema. L'unica differenza è che, a differenza di un 15 Pro Max che vedete lì nello sfondo, e più avanti vi porterò anche lui perché anche lui è un ricondizionato, più avanti ve lo porto perché almeno guardiamo anche un po' l'Apple Intelligence. Parlando di Apple Intelligence, lui non la potrà supportare purtroppo, essendo un 13 Pro, perché l'Apple Intelligence è arrivata solo dai modelli 15 Pro in su. Davvero un peccato, però andremo a vederla più avanti con quello smartphone lì dietro. Ritornando a lui, si è comportato molto bene in qualsiasi ambito, non si è mai scaldato, ha lavorato sempre bene. L'ho utilizzato maggiormente per foto e video quando ero in giro, perché comunque rimane un signor smartphone sia per scattare che per registrare. Ho sempre tirato fuori degli ottimi lavori e secondo me, essendo anche un bello smartphone compatto, il modello Pro non essendo il Pro Max, è ottimo per vloggare con l'ultra grandangolo, grazie anche comunque alla stabilità di Apple che lavora sempre bene nei suoi device. Lui ha ancora il suo bel tasto meccanico qua a lato, davvero un peccato che Apple abbia deciso di eliminarlo. Io l'avrei tenuto, infatti ho apprezzato tantissimo che brand come OnePlus nel 13 o nel 13R ha deciso di introdurlo. Ha fatto benissimo, io questo pulsante lo apprezzo davvero tanto. Vorrei sapere sotto nei commenti se preferite il nuovo pulsante azione o preferite
questo pulsantino meccanico. A me questo qua piace davvero tanto per metterlo in silenzioso, perché anche senza guardare lo smartphone so se l'ho messo in silenzioso oppure no. L'ho utilizzato per 6 mesi senza cover e poi sono andato a comprare una cover, perché comunque io tutti gli smartphone di cui dispongo ho una cover e quindi era giusto utilizzarla, perché non dovevo arrivare dopo un anno di tempo magari con lo smartphone tutto bello grattato perché mi cadeva, perché a chi non cade dalle mani. E allora mi sono preso una cover trasparente da mettere sopra e in effetti la scocca è rimasta bella pulita e perfetta. Quello che mi piace in più di questo smartphone è che i bordi sono lucidi e non opachi. Una pecca che purtroppo c'è con questi bordi lucidi e non opachi è che rimangono davvero tante ditate nell'utilizzo, si sporca davvero tanto di ditate, però è nettamente più bello secondo me rispetto al modello satinato. Per chi non c'era dall'inizio, e sicuramente questo è l'argomento principale per cui chi sta guardando questo video ha cliccato, è la batteria. La batteria mi è arrivata col 95% di salute e non al 100%. Se vogliamo, sul sito dell'Axor all'incirca da un mese hanno anche introdotto che si può selezionare la batteria nuova, quindi se volete un dispositivo con la batteria al 100% potete selezionarlo, lo pagate leggermente di più ma sempre meno di uno smartphone nuovo. Ma la percentuale di questo smartphone dopo un anno di utilizzo, partendo dal 95%, quant'è? Lui ce l'ha ancora all'88%, quindi è perfettamente in linea con gli smartphone nuovi. Sul sito dell'Axor, oltre ad aver implementato la possibilità di scegliere una batteria come nuova, avremo anche a disposizione una qualità estetica in più. Prima avevamo solo 3 modalità, ora ne abbiamo 4. Questo è il come nuovo, infatti era perfetto. Quello dietro che vedete lì in alto è un grado eccellente e nel video che farò su di lui vi farò vedere quale segno di usura c'è. Ho fatto davvero fatica a vederlo, mi sono dovuto accendere questa lampada qua e guardarlo con i riflessi per trovarlo, perché sennò era impercettibile il segno. La differenza di prezzo è anche abbastanza netta. Se per caso vorreste acquistarne uno con uno sconticino ulteriore, in descrizione trovate il link dell'Axor e col codice DC10 avrete anche uno sconto ulteriore. E io consiglio di farci un salto, perché secondo me potreste trovare qualche offerta che farà al caso vostro. Dopo un anno di utilizzo, quanto gli diamo a questo smartphone? Beh, contando con il ricondizionato direi che si è comportato davvero bene, quindi darei un bel 10. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate e fatemi sapere cosa vi frena ad acquistare uno smartphone ricondizionato, perché sono davvero curioso. Vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Come anticipato prima, sotto in descrizione trovate il link per il sito dell'Axor dove sono presenti diversi smartphone Apple. Dovrebbe arrivare a breve anche l'iPhone 16, se volete magari dargli un'occhiata e prenderlo a qualcosina meno. In descrizione trovate anche naturalmente il mio codice sconto DC10 per risparmiare ancora qualche soldino. Ci vediamo prossimamente con nuovi contenuti e mi raccomando, come anticipato, iscrivetevi perché a breve arriverà anche quello sul 15 Pro Max ricondizionato. Ciao ragazzi!